Lezione 1. Regalo per papà. Sono scesa e ho dato il mio regalo a mio padre. È carino. Cosa gli hai preso? Gli ho comprato un bell'orologio che stava osservando da un po'. Sembra un regalo premuroso. Come ha reagito? Mio padre pensava che il regalo fosse molto speciale e significativo. Sono felice di saperlo. È sempre bello vedere qualcuno apprezzare un regalo. Sì, è stato fantastico renderlo felice. I regali che vengono dal cuore sono spesso i più apprezzati. Sono d'accordo. Dopotutto è il pensiero che conta. Lezione 2. Salse e condimenti. Hai in mente qualche salsa o condimento specifico per la tua pasta? Penso che prenderò la salsa marinara con sopra basilico fresco. Sembra delizioso. Marinare è una scelta così classica. Sì, e il basilico fresco aggiunge un aroma e un sapore meravigliosi. Adoro come ingredienti semplici possono creare un piatto così gustoso. Esattamente. A volte meno è meglio quando si tratta di cucinare. Hai intenzione di aggiungere altro, come il formaggio? Decisamente. Una spolverata di parmigiano sarebbe perfetta. È un'ottima idea. Migliorerà il sapore generale. Lezione 3. Strategie di marketing. Penso che la pubblicità digitale sarebbe più efficace per la nostra campagna. Sono d'accordo. Raggiunge un pubblico più ampio e può essere più mirato. Assolutamente. Dobbiamo anche analizzare i nostri concorrenti per vedere cosa funziona per loro. È un'ottima idea. Imparare dalle loro strategie può fornire spunti preziosi. Sì, possiamo identificare le lacune nel mercato che possiamo colmare. Esattamente. Si tratta di trovare i nostri punti di forza unici. Raccogliamo dati sulle loro campagne e vediamo come possiamo migliorare le nostre. Sono entusiasta di immergermi in questa ricerca e sviluppare il nostro approccio. Anche io. Con la giusta strategia possiamo davvero distinguerci. Lezione 4. Trovare la porta d'imbarco. E questo è il gate di imbarco per il nostro volo? Sì, il tuo cancello è alla fine di questo corridoio, cancello 7. Grazie. Apprezzo l'aiuto. Nessun problema. Può essere facile perdersi nei grandi aeroporti. Esattamente. Mi sento sempre sollevato quando trovo il mio cancello in tempo. Anche io. È importante arrivare in anticipo per evitare la fretta dell'ultimo minuto. Decisamente. Mi piace sistemarmi e rilassarmi prima di salire a bordo. Questo è un approccio intelligente. Ti dà il tempo di prepararti per il volo. Adesso andrò al cancello 7. Grazie ancora per il tuo aiuto. Lezione 5. Essere forti. Affronteremo l'aggressività e la malafede con risolutezza e forza. Questa è un'affermazione potente. È importante restare saldi nei nostri valori. Sì, e a tutte le nazioni parleremo a favore dei diritti degli oppressi. Assolutamente. L'advocacy è vitale per creare un cambiamento positivo. Insieme possiamo fare la differenza e ispirare gli altri a unirsi a noi. Sì,
l'unità e la forza del nostro messaggio possono avere un impatto maggiore. Credo che la resilienza sia fondamentale per affrontare le sfide a testa alta. Sono d'accordo. La nostra determinazione può aprire la strada a un futuro migliore. Continuiamo a sostenerci a vicenda in questo importante lavoro. Lezione 6. Assistenti vocali. Apprezzo anche i continui aggiornamenti e le nuove funzionalità fornite con questi assistenti vocali. Sì, continuano a diventare più intelligenti e utili. È impressionante il modo in cui imparano dalle nostre preferenze nel tempo. Esattamente. Possono rendere le attività quotidiane molto più semplici. Adoro poter impostare promemoria o porre domande a mani libere. È così conveniente. Risparmia tempo quando hai le mani occupate. Inoltre, stanno diventando sempre più integrati nelle nostre case intelligenti. Sì, controllare luci ed elettrodomestici con i comandi vocali è sorprendente. Non vedo l'ora di vedere quali nuove funzionalità verranno aggiunte dopo. Lezione 7. Proteggere i nostri figli. Desidero le risate dei nostri figli perché nessuno tenterà più di sparargli o di vendergli droga. È un sentimento potente. Ogni bambino merita un ambiente sicuro. Esattamente. Creare una comunità pacifica è essenziale per il loro futuro. Sì, è straziante pensare ai bambini che crescono nella paura. Dobbiamo lavorare insieme per garantire loro un futuro luminoso e sicuro. Assolutamente. È nostra responsabilità difendere la loro sicurezza. Credo che un cambiamento positivo sia possibile se uniamo i nostri sforzi. Sì, insieme possiamo creare uno spazio di cura per ogni bambino. Continuiamo a sostenere iniziative incentrate sul benessere dei bambini. Lezione 8. Governance degli ordini superiori. Un governo di esseri umani dovrebbe elevarsi a un ordine superiore. Sì, quello che riempie i vuoti lasciati dal caso o dalla saggezza. È fondamentale che i leader si impegnino per raggiungere maggiore integrità e scopo. Assolutamente. La governance dovrebbe riflettere le migliori qualità dell'umanità. Credo che la leadership etica possa creare cambiamenti duraturi. Sì, ed è essenziale per creare fiducia all'interno delle comunità. Abbiamo bisogno di leader che diano priorità al benessere di tutti i cittadini. Esattamente. Un approccio compassionevole può colmare le divisioni e promuovere l'unità. Incoraggiamo le discussioni su queste idee importanti. Lezione 9. Istinti e comportamenti. È affascinante il modo in cui gli istinti guidano vari comportamenti come l'essere genitori, l'accoppiamento o il combattimento. Assolutamente. Questi istinti svolgono un ruolo cruciale nella sopravvivenza e nella riproduzione. Sì, e possono influenzare il modo in cui interagiamo tra noi e con il nostro ambiente. È interessante vedere come specie diverse manifestino questi istinti in modi unici. Decisamente. Ad esempio, alcuni animali mostrano istintivamente comportamenti di accudimento. Esattamente. È sorprendente come questi comportamenti garantiscano la sopravvivenza dei loro piccoli. E anche i rituali di accoppiamento sono spesso guidati dall'istinto, progettati per attrarre partner. Sì, questi rituali possono essere piuttosto elaborati e affascinanti da osservare.
Comprendere questi istinti ci aiuta ad apprezzare la complessità della vita. Lezione 10. Cercare suggerimenti. Dovremmo chiedere suggerimenti anche ai nostri colleghi? È un'ottima idea. Potrebbero avere informazioni preziose che non abbiamo considerato. Esattamente. La collaborazione può portare a soluzioni più creative. Sì, e aiuta a promuovere il senso di lavoro di squadra all'interno dell'ufficio. Credo che le loro prospettive potrebbero migliorare significativamente il nostro progetto. Assolutamente. Punti di vista diversi possono spesso portare a risultati migliori. Compiliamo un elenco di domande per guidare la nostra discussione con loro. Buon piano. In questo modo, possiamo concentrarci sulle aree in cui abbiamo bisogno di input. Non vedo l'ora di sentire cosa hanno da dire tutti. Lezione 11. Ristoranti nelle vicinanze. Ci sono altri ristoranti nelle vicinanze che possiamo provare? Sì, c'è un ristorante messicano a pochi isolati di distanza. Sembra allettante. Adoro il cibo messicano. Anche io. Hanno ottimi tacos e delizioso guacamole. Potrei andare a prendere un po' di salsa piccante proprio adesso. Decisamente. È il modo perfetto per iniziare un pasto. Dovremmo prima controllare il menu online. È una buona idea. Ci aiuterà a decidere cosa ordinare. Sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo oggi. Lezione 12. Disattivazione delle notifiche. Stavo pensando di disattivare le notifiche sul mio telefono. È intelligente. Spesso vengo distratto da avvisi costanti. Sì, può essere difficile concentrarsi quando il telefono continua a vibrare. Esattamente. Ridurre le distrazioni può migliorare la produttività. Voglio essere più presente nei miei compiti e meno reattivo. È un grande obiettivo. È bello avere tempo ininterrotto per concentrarsi. Inizierò disattivando le notifiche non essenziali. Buona idea. Ti aiuterà a rimanere concentrato su ciò che conta. Ti farò sapere come va. Lezione 13. Creare un'atmosfera rilassante. Penso che quei colori possano migliorare l'atmosfera naturale della stanza. Sì, creano davvero un'atmosfera rilassante e invitante. Esattamente. I verdi e i blu tenui possono rendere lo spazio calmo e rilassante. Sono d'accordo. È importante scegliere colori che promuovano la pace. Hai pensato di incorporare qualche elemento decorativo specifico? Sto pensando di aggiungere alcune piante per portare più vita. È un'ottima idea. Anche le piante possono davvero migliorare la qualità dell'aria. Sì, e aggiungono un tocco di natura agli interni. Non vedo l'ora di vedere come tutto andrà a buon fine. Lezione 14. Esplorare le attività. Quali altre attività hai svolto durante il tuo viaggio? Ho fatto un giro in gondola a Venezia ed è stato magico. Sembra fantastico. Ho sempre desiderato sperimentarlo. Sì, scivolare tra i canali e vedere l'architettura è stato indimenticabile.
Posso solo immaginare quanto deve essere stato bello. Sembrava davvero di tornare indietro nel tempo. Hai provato qualche cibo locale mentre eri lì? Sì, mi sono piaciuti l'autentica pizza e il gelato italiani. Questi sono must-have quando si visita l'Italia. Lezione 15. Emozione per gli sport acquatici. Decisamente. Non vedo l'ora di provare alcuni sport acquatici. Sembra eccitante. Che attività hai in mente? Mi piacerebbe provare il kayak e magari anche il paddleboarding. Sono ottime scelte. Ci daranno la possibilità di esplorare la costa. Sì, e ho sentito che la vista dall'acqua è stupenda. Assolutamente. È una prospettiva unica difficile da battere. Assicuriamoci di pianificare del tempo per queste attività durante il nostro viaggio. Sì, non vedo l'ora di provare l'emozione di stare sull'acqua. Sarà un'avventura che non dimenticheremo. Lezione 16. Preferenze sandwich. Qual è la tua preferenza per il pranzo oggi? Vorrei un panino al tacchino con lattuga e pomodoro, per favore. Sembra delizioso. La Turchia è un'ottima scelta per un panino. Sì, e l'aggiunta di verdure fresche lo rende ancora più sano. Preferisci qualche tipo di pane particolare per il tuo panino? Adoro il pane integrale. Aggiunge una consistenza e un sapore piacevoli. È una buona scelta. È nutriente e saziante. Esattamente. Mi sento sempre sazio dopo un buon panino al tacchino. Assicuriamoci di raccogliere tutti gli ingredienti per questo. Lezione 17. Gestire le preoccupazioni. Ho pensato alle mie preoccupazioni ultimamente. È normale sentirsi così a volte. Hai pensato di tagliare le spese inutili? Sì, ciò potrebbe aiutare ad alleviare lo stress finanziario. Esattamente. Ridurre le spese può darti più tranquillità. Ho guardato il mio budget e ho visto dove posso risparmiare. È una mossa intelligente. Ogni piccola cosa si accumula nel tempo. Voglio concentrarmi sull'essenziale e lasciare andare gli eccessi. È un ottimo approccio. Semplificare la vita può portare a ridurre l'ansia. Sono d'accordo. È bello prendere il controllo delle mie finanze. Lezione 18. Comunicare in modo efficace. A volte preferisco trasmettere i miei sentimenti attraverso i messaggi. È comprensibile. Mandare SMS può essere più comodo per molti. Esattamente. Ma sento anche che nei messaggi scritti si può perdere il tono. Sì, ecco perché preferisco le videochiamate per le conversazioni importanti. Le videochiamate consentono una migliore connessione emotiva, non credi? Assolutamente. Puoi vedere le espressioni facciali e sentire il tono della voce. Fa una differenza significativa nella comprensione reciproca. Sì, e aiuta a evitare malintesi che possono nascere dai testi. Prendiamo l'abitudine di utilizzare le videochiamate per discussioni più personali. Lezione 19. Cultura sportiva.
Lo sport era importante nella cultura britannica nel XIX secolo. Sì, è stato il calcio a decollare in tutto il mondo a un ritmo molto più rapido. Assolutamente. È diventato una parte significativa di molte comunità. Il calcio ha unito le persone e ha creato un senso di identità. Ho letto che in quel periodo nacquero le prime società di calcio ufficiali. Sì, e hanno gettato le basi per i campionati professionistici che vediamo oggi. È affascinante come uno sport possa influenzare la cultura e le dinamiche sociali. Decisamente. Lo sport spesso riflette i valori e i cambiamenti sociali. Sono felice di vedere che il calcio continua ad essere uno sport amato a livello globale. Lezione 20. Raccolta di informazioni. Decisamente. È sempre bene raccogliere informazioni in anticipo. Sì, ci aiuta a prendere decisioni informate per andare avanti. Conoscere il contesto può avere un impatto significativo sulla nostra pianificazione. Esattamente. Ci permette di anticipare sfide e opportunità. Dovremmo contattare anche i nostri contatti per avere i loro approfondimenti. È una mossa intelligente. La collaborazione spesso porta a risultati migliori. Creiamo una lista di controllo delle informazioni che dobbiamo raccogliere. Buona idea. Ci aiuterà a rimanere organizzati e concentrati. Non vedo l'ora di compilare tutto e andare avanti. Lezione 21. Cambiamento storico. La Professional Golfers Association ha rimosso la regola riservata ai soli caucasici solo nel 1961. Sì, è un momento significativo nella storia dello sport. È interessante vedere quanta strada ha fatto il mondo dello sport da allora. Assolutamente. L'inclusione è essenziale per la crescita di qualsiasi sport. Sì, consente una più ricca diversità di talenti e prospettive. Penso che sia importante riconoscere questi cambiamenti e il loro impatto. Decisamente. Continuiamo a discutere di come lo sport può continuare ad evolversi. Mi piacerebbe. È emozionante pensare al futuro dell'atletica leggera. Sì, insieme possiamo sostenere cambiamenti positivi nello sport. Lezione 22. Relazioni di supporto. Assolutamente sì, è fondamentale pianificarlo attentamente. Qualche idea finora? Sì, stavo pensando di creare un elenco di persone che mi ispirano. Sembra un ottimo inizio. Avere una visione chiara aiuta. Esattamente. Voglio circondarmi di persone che mi sostengono e che mi apprezzano. È così importante. Fa un'enorme differenza nelle nostre vite. Sono d'accordo. Sapere di avere un solido sistema di supporto è confortante. Facciamo un brainstorming su altri modi per rafforzare queste connessioni. Mi piacerebbe. Costruire una rete di positività può essere molto potente. Sì, insieme possiamo edificarci a vicenda e ottenere grandi cose. Lezione 23. Pianificazione del viaggio. La chiave per ottenere il massimo dalle nostre esperienze di viaggio è pianificare bene. Concordato. Sono entusiasta del nostro viaggio. Assicuriamoci di coprire tutti gli elementi essenziali. Assolutamente.
Pianificare l'itinerario può assicurarci di vedere tutto ciò che desideriamo. Sì, e dovremmo lasciare spazio anche alla spontaneità per esplorare cose nuove. Ottima idea! Alcune delle migliori esperienze provengono da avventure non pianificate. Non vedo l'ora di provare cibi locali e incontrare nuove persone lungo la strada. Sì, immergerci nella cultura sarà indimenticabile. Cerchiamo anche le attrazioni da non perdere prima di partire. Decisamente. Ci aiuterà a massimizzare il nostro tempo e a goderci ogni momento. Lezione 24. Decisioni economiche. La terra era di proprietà di alcuni ricchi proprietari terrieri che presero decisioni significative. Sì, hanno deciso che avrebbero potuto guadagnare di più dalla terra se avessero sfrattato gli inquilini. È triste come il profitto spesso vada a scapito delle case delle persone. Assolutamente. Molte famiglie hanno perso i loro mezzi di sussistenza a causa di queste scelte. Sottolinea l'importanza di pratiche abitative eque nella nostra società. Sì, dovremmo sempre difendere i diritti delle persone colpite. Continuiamo a discutere su come possiamo contribuire a soluzioni più eque. Mi piacerebbe. Il cambiamento inizia con la consapevolezza e l'azione. Insieme possiamo fare la differenza nella nostra comunità. Lezione 25. Risparmiare spazio. Anche l'interesse per la vita minimalista può aiutare a risparmiare spazio. Sì, è sorprendente quanta disordine accumuliamo nel tempo. Semplificare ciò che ci circonda può portare a un ambiente più pacifico. Cercherò sicuramente di procurarmi alcuni strumenti organizzativi per aiutarmi in questo. È una mossa intelligente. Avere un piano può rendere il processo più semplice. Inoltre, è così soddisfacente fare ordine e creare un'atmosfera fresca. Esattamente. Motiviamoci a vicenda per mantenere uno spazio ordinato. Mi piacerebbe. È sempre più facile rimanere in linea con il supporto. Sì, trasformiamolo in una sfida divertente. Lezione 26. Fare la spesa. Il latte suona bene. Dove vai di solito a fare la spesa? Faccio spesso acquisti al mercato locale. Hanno prodotti freschi e ottimi affari. Sembra adorabile. Sostenere le imprese locali è sempre una buona scelta. Sì, è bello sapere che sto contribuendo alla comunità. Inoltre, la qualità dei prodotti è solitamente molto migliore. Assolutamente. Adoro trovare ingredienti freschi per i miei pasti. Organizziamo insieme un giro per fare la spesa qualche volta. Sarebbe divertente. Mi piacerebbe esplorare nuovi negozi con te. Sì, e possiamo condividere idee per ricette mentre facciamo acquisti. Lezione 27. Riflessione storica. Miei connazionali, siamo ormai 10 anni oltre la metà di un secolo che ha visto 4 cambiamenti significativi. Sì, è importante riflettere su quanta strada abbiamo fatto e sulle sfide che abbiamo dovuto affrontare. Assolutamente. Questi eventi hanno plasmato la nostra identità e i nostri valori. Penso che sia fondamentale imparare dalla nostra storia per costruire un futuro migliore. Sì, comprendere il passato ci aiuta ad apprezzare il nostro presente. Continuiamo a impegnarci nelle discussioni sulla nostra storia e sul suo impatto.
Mi piacerebbe. Condividere le nostre prospettive può arricchire la nostra comprensione. Sì, è un bellissimo modo per onorare le nostre esperienze collettive. Non vedo l'ora di esplorare di più sulla nostra storia condivisa. Lezione 28. Emozione di viaggio. Ci sono attrazioni o città specifiche che non vedi l'ora di visitare? Sì, non vedo davvero l'ora di vedere i siti storici e le esperienze culturali. Sembra fantastico. La storia aggiunge così tanta profondità al viaggio. Assolutamente. Adoro immergermi nella cultura locale. Facciamo un elenco delle attrazioni imperdibili del nostro viaggio. Ottima idea. Ci aiuterà a sfruttare al meglio il nostro tempo. Sono anche entusiasta di provare la cucina locale in ogni città. Sì, il cibo è una parte importante dell'esperienza. Non vedo l'ora di creare ricordi indimenticabili insieme. Lezione 29. Reperti della spesa. Sono sullo scaffale inferiore della corsia 2. Vendete frutta biologica qui? Sì, hanno un'ottima selezione di prodotti biologici. È fantastico. Preferisco il biologico quando possibile per motivi di salute. Assolutamente. È fantastico sostenere anche pratiche agricole sostenibili. Sì, e la frutta biologica spesso ha un sapore molto migliore. Sono completamente d'accordo. La freschezza fa la differenza. Assicuriamoci di raccogliere una varietà di frutta per la settimana. Ottima idea. Un assortimento colorato è sano e attraente. Sono entusiasta di vedere quali piatti deliziosi possiamo creare. Lezione 30. Vie d'acqua e città. Il fiume Mississippi sfocia nel lago Ontario in Canada. Sì, è affascinante pensare a quanto sono collegati i nostri corsi d'acqua. Assolutamente. Il nome della città è Nigeron-de-Lake, giusto? Sì, è corretto. Ha una storia così ricca legata al fiume. Adoro il modo in cui i fiumi svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle città. Sì, spesso forniscono risorse e vie di trasporto. Esploriamo insieme la storia di questa zona. Mi piacerebbe. È sempre intrigante conoscere il patrimonio locale. Sì, comprendere queste connessioni accresce il nostro apprezzamento per il territorio. Lezione 31. Suggerimenti per la rete. Sì, è meglio offrire prima la tua carta e chiedere la loro in cambio. Ha senso. Mostra fiducia e iniziativa nel networking. Esattamente. Dà un tono positivo alla conversazione. Apprezzo questo approccio, sembra più coinvolgente. Sì, e può portare a connessioni più significative. Ricorderò quel suggerimento al prossimo evento di networking. Grande. Più ti senti a tuo agio, migliori saranno le tue interazioni. Assolutamente. Sono entusiasta di metterlo in pratica. Continuiamo a sostenerci a vicenda nella costruzione delle nostre reti. Lezione 32. Approfondimenti di viaggio. La chiave per ottenere il massimo dalle nostre esperienze di viaggio è essere aperti a nuove avventure. Sono completamente d'accordo.
Ogni viaggio è un'occasione per imparare e crescere. Sì, esplorare culture diverse e provare nuovi cibi è essenziale. Sono entusiasta del nostro viaggio. Assicuriamoci di abbracciare ogni momento. Decisamente. Pianificare un mix di attività manterrà le cose entusiasmanti. Non vedo l'ora di scoprire le attrazioni locali e le gemme nascoste. Sì, e interagire con la gente del posto può arricchire ancora di più la nostra esperienza. Assolutamente. Le loro intuizioni possono portarci nei posti migliori. Teniamo d'occhio le esperienze uniche lungo il percorso. Lezione 33. Fiducia nell'innovazione. Le persone si fidavano di questo nuovo metodo molto più di quanto si fidassero dei vecchi metodi. Sì, è interessante come l'innovazione possa cambiare le prospettive così rapidamente. Assolutamente. Le nuove tecniche spesso portano risultati ed efficienza migliori. Penso che sia importante rimanere aperti al cambiamento e al miglioramento. Sì, la flessibilità può portare a progressi significativi. Sono d'accordo. Abbracciare nuove idee è fondamentale per la crescita. Continuiamo a discutere su come possiamo implementare metodi innovativi nel nostro lavoro. Mi piacerebbe. Può portare a interessanti opportunità. Sì, insieme possiamo promuovere una cultura della creatività e del progresso. Lezione 34. Cura degli animali. Per gli uccelli avevano semi e gabbie, c'era anche una sezione per il pesce. Sembra una bella sistemazione per la cura degli animali domestici. Sì, è importante fornire habitat e nutrizione adeguati. Assolutamente. Ogni animale ha bisogni unici che devono essere soddisfatti. Adoro il modo in cui il possesso responsabile di animali domestici può portare ad animali felici. Sì, ed è gratificante vederli prosperare in un ambiente ben curato. Assicuriamoci di educare gli altri sulla corretta cura degli animali. Sono d'accordo. La consapevolezza può fare una differenza significativa. Insieme possiamo promuovere la gentilezza verso tutte le creature. Lezione 35. Processo di selezione della giuria. Gli avvocati spesso cercano di licenziare i giurati che potrebbero non essere comprensivi nei loro casi. È vero, è una strategia importante nel processo legale. Ad esempio, gli avvocati difensori potrebbero cercare di garantire una giuria più favorevole. Esattamente. Vogliono giurati che possano identificarsi con le loro argomentazioni. È affascinante come il processo di selezione possa influenzare il risultato. Sì, il background e le convinzioni di ciascun giurato possono svolgere un ruolo significativo. Evidenzia davvero la complessità del sistema giudiziario. Assolutamente. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per chiunque studi giurisprudenza. Continuiamo a conoscere questo argomento, è piuttosto intrigante. Lezione 36. Treni ad alta velocità. Hai sentito parlare dei nuovi treni ad alta velocità? Sì, viaggiano ad alta velocità di circa 300 km all'ora. È incredibile. Rende i viaggi a lunga distanza molto più veloci. Assolutamente. È un punto di svolta sia per i pendolari che per i viaggiatori. Adoro l'idea di arrivare a destinazione in pochissimo tempo. E anche il comfort a bordo è solitamente di prim'ordine.
Di sicuro. È un modo moderno di viaggiare in modo efficiente.